Sono stato al concerto di Tiziano Ferro a San Siro qualche giorno fa ed è stata una vera e propria esperienza. Mi ha lasciato dentro così tante riflessioni che ho voluto prendermi qualche giorno per mettere tutto in ordine e pensare a cosa dirvi oggi in puntata. Il negozio dei dischi. Intanto, a gusto strettamente personale, dico che per me è stato un concerto bellissimo, forse davvero da fan di Tiziano Ferro uno dei più belli a cui abbia mai assistito. Tiziano ha 25 anni di carriera e per un grande artista come lui questo significa una cosa sola, cioè avere repertorio, e già questo oggi fa tutta la differenza del mondo, secondo me. Partecipare a un concerto di Tiziano Ferro oggi significa, secondo me, entrare in una macchina del tempo. È veramente fare un viaggio nei ricordi, perché ogni canzone ti riporta esattamente a un periodo del passato che inevitabilmente associ a situazioni o a persone con cui hai condiviso dei momenti belli o brutti che siano. Ogni brano davvero è, mi viene da dire, uno spaccato di chi eravamo, che ci porta poi necessariamente a confrontarci con la persona che invece siamo oggi. E la mia percezione è che questa esperienza crei veramente una sorta di fil rouge emotivo con lo stesso cantante, perché anche lui compie esattamente lo stesso nostro percorso. È come se pubblico e artista si dicessero tacitamente: siamo cresciuti insieme, siamo cambiati insieme, però attenzione, siamo sempre noi. Siamo sempre qui. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto. È un concerto che mi viene da definire quasi catartico, o almeno per me lo è stato, in cui le emozioni sono veramente le sacre protagoniste, potremmo dire, e mi sento di dirlo appunto non solo a livello soggettivo, ma penso di non sbagliarmi dicendo che la maggioranza del pubblico l'ha percepito nel mio stesso modo. Ho visto gente di tutte le età e di ogni genere, ecco, forse con una leggera prevalenza al femminile, però dicevo tante generazioni che poi testimoniano il fatto che Tiziano oggi rappresenta la storia della musica italiana, seppur, ecco, del recente passato. Tiziano ha inoltre la grande dote dell'interpretazione, secondo me, data da un'empatia e da una sua sensibilità davvero fuori dal comune. Quello che canta lo vive e allo stesso tempo lo fa vivere. Si percepisce chiaramente che nelle parole dei testi racconta se stesso. Quella è la sua storia, scritta con le sue parole, che poi inevitabilmente diventano anche le nostre parole, cioè le parole del pubblico. Mi verrebbe da definirlo quasi una sorta di, passatemi, professionista dell'emozione, e ai giorni d'oggi sembra quasi, ahimè, anacronistico. Tiziano si conferma sempre e comunque una delle migliori voci del panorama italiano per tanti motivi, per timbro, intonazione, potenza, controllo, ma anche estensione vocale, e forse, ecco, in questo Olimpo di voci da veri cantanti italiani, pur con caratteristiche diverse, ci metterei veramente poca gente. Mi viene da pensare a Giorgia, Marco Mengoni ed Elisa. Forse, ecco, potrebbe esserci qualcun altro che mi dimentico, ma questi sono i primi che mi vengono in mente. Voglio toccare anche quest'altro argomento, cioè la scorsa settimana circolava sui social un reel della durata di appena 30 secondi registrato durante il concerto di apertura di Lignano di Tiziano, e sotto a questo video si diceva che Tiziano avesse cantato male,
che fosse ingrassato, insomma, le tipiche chiacchiere da bar che però oggi purtroppo hanno una presa importante sulle persone. E mi sono chiesto come sia possibile che 25 anni di carriera di un artista possano essere così facilmente demolite dalla gente. Poi con una clip da 30 secondi registrata con il telefonino. E intendiamoci bene, la mia non è una critica rivolta solo a questo episodio specifico, cioè il mio è un ragionamento più ampio. Traduco: come possiamo pretendere di conoscere, di imparare, di approfondire qualsiasi argomento partendo da un contenuto di 30 secondi? Cioè, apprendere conoscenza da un reel è come pretendere di conoscere un argomento leggendo, che so, solo il titolo del giornale. È chiaro che è un po' limitante. Di conseguenza, pretendere di giudicare un intero show da quel frammento è veramente un asineddoche che non sta in piedi. E poi, voglio dire, ma anche fosse ingrassato, anche avesse mostrato un po' di affanno dopo 2 ore e mezza di performance, perché la gente deve fargli un funerale artistico così, gratuitamente? La cultura dell'odio è senza senso. E che l'orologio non girava. Mi permetto di aprire e chiudere velocemente una parentesi su come sta cambiando il mondo della musica e la concezione stessa di pubblicarla. E vi chiedo, chi tra gli artisti italiani saliti, diciamo, un po' alla ribalta negli ultimi 10 anni può vantare un repertorio? Blanco? Madame? Tananai? Ultimo? Beh, forse, ma parliamo di dimensioni molto ridotte rispetto ad un Tiziano Ferro a parità di anni di presenza sulla scena musicale. Cioè, voglio dire, basti pensare che Tiziano Ferro, dopo 10 anni di carriera, comunque aveva già pubblicato canzoni del calibro di Rosso Relativo, Perdono, Sere Nere, Non me lo so spiegare, Ti scatterò una foto, tantissime altre che sto dimenticando. Canzoni che piacciono o non piacciono, ma che possiamo tranquillamente inserire nella storia della musica italiana. E allora mi chiedo, della musica di oggi, che cosa rimarrà nel tempo? Pensate che tra 25 anni saremo ancora qui ad ascoltare la musica della maggioranza degli artisti di oggi? Non lo so. Però, non per essere pessimista, io penso proprio di no. E quindi vi chiedo, voi siete già stati al concerto di Tiziano? Avete in mente di andare in una delle sue tappe quest'estate negli stadi? Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio se siete rimasti in mia compagnia fino a questo momento. Ci risentiamo la prossima settimana per parlare, come sempre, di musica. Ciao! Il negozio dei dischi.